Da qualche parte nella nostra galassia, in un lontano futuro, una navicella spaziale proveniente dalla Terra incontrerà l'oggetto più pericoloso dell'intero universo. Questo non è un oggetto fatto di materia ordinaria e nemmeno di antimateria. Non ha proprio niente a che vedere con la materia. È il risultato di una distorsione spazio-temporale. Da lì non si può uscire, ma solo entrare. Probabilmente è la sua natura unidirezionale che disorienta di più la gente e infatti crea problemi anche a molti scienziati. Per questo fu piuttosto sorprendente quando gli astronomi scoprirono che con ogni probabilità l'universo era pieno di questi oggetti straordinari. In un lontano futuro, una navicella proveniente dalla Terra incontrerà un universo straordinario costellato di buchi neri. Tutti hanno sentito parlare di buchi neri, ma nessuno li ha mai visti davvero. La navicella dei nostri sogni non ha raggiunto un oggetto solido, ma il limite di una regione dello spazio, dove la gravità è impazzita. Sotto, in attesa, c'è un buco nero. Qui, molto tempo prima, c'era una stella gigantesca che morendo ha lasciato al suo posto una voragine senza fondo a cui non si può sfuggire. Benvenuti ai confini dell'universo, là dove spazio e tempo hanno fine. Phil Charles non si limita a sognare buchi neri, li cerca anche da sveglio. Phil ha trovato forti segnali che indicano la presenza di un buco nero in un'area non lontana della nostra galassia. Cercare questi oggetti è un modo straordinario per avvicinarsi alle frontiere della fisica moderna. È la cosa più eccitante che uno scienziato possa fare. Di giorno, Phil Charles tiene lezioni di astrofisica teorica alla Oxford University. Di notte passa dalla teoria alla pratica. Per essere un buon cacciatore di buchi neri, bisogna avere accesso ai più grandi telescopi esistenti sulla Terra. Ce ne sono quasi in ogni parte del mondo. A Las Palmas e alle Hawaii nell'emisfero settentrionale, in Sudafrica, in Cile e in Australia in quello meridionale. Phil Charles e i suoi colleghi astronomi utilizzano gli strumenti più sofisticati oggi esistenti per scrutare lo spazio profondo alla ricerca di questi oggetti misteriosi. Dai satelliti a raggi X e dal telescopio Hubble in orbita ai migliori telescopi ottici e a onde radio sulla Terra. La destinazione odierna è Las Palmas, nelle Isole Canarie. Las Palmas è decisamente uno dei miei osservatori preferiti. Qui studio i buchi neri da oltre 7 anni. La natura stessa dei buchi neri li rende prede elusive. Per definizione, non possono essere visti. Immaginate un buco nero e della materia che precipita verso di esso. La scienza ufficiale ha accettato l'idea che i buchi neri possano effettivamente esistere solo negli anni 90. La teoria ci insegna che all'interno dei buchi neri tutto ciò che sappiamo dell'universo e delle sue leggi non ha più valore. Mi sono sempre chiesto se questo possa avere una qualche relazione con l'universo reale.
La matematica però non ci dà alternative. Quando una grande stella muore, dovrà per forza dare luogo a un buco nero. Per astronomi come Phil Charles, i buchi neri rimangono le prede più ambite nell'universo. Ma come si fa a trovare un'entità invisibile che potrebbe trovarsi a centinaia di migliaia di anni luce di distanza attraverso il trafficato oceano dell'universo? Con più stelle nel cielo che granelli di sabbia su tutte le spiagge del nostro pianeta, com'è possibile dare la caccia a una piccola stella nera che inghiotte la luce anziché brillare come un faro nella notte? Gli astronomi non cercano propriamente i buchi neri, ma gli effetti che questi generano sullo spazio circostante. Phil Charles cerca stelle visibili che possono essere rimaste intrappolate nell'orbita di un buco nero. Ma anche queste non sono semplici da riconoscere. È come cercare un ago in un pagliaio, con la differenza che se l'ago non si fa sentire, non c'è speranza di trovarlo. Fondamentale fu negli anni '80 il lancio da parte dei giapponesi del satellite a raggi X Ginga, dotato di uno strumento in grado di individuare qualunque sorgente di raggi X nello spazio. Sono in pratica i raggi X ad informarci della presenza del lago nel pagliaio. Mentre scrutava i cieli nel 1989, il satellite Ginga registrò un improvviso aumento del flusso di raggi X in una regione non lontana della nostra galassia. La sorgente della radiazione era un oggetto invisibile a 3.000 anni luce di distanza, attorno al quale sembrava ruotare una stella poco luminosa. La stella era stata catalogata come Cigno V404. Era proprio la stella che Phil stava cercando. Lo strumento primario di Phil nella ricerca di buchi neri è il grande telescopio William Herschel appollaiato sul margine di un vulcano estinto a 2500 metri sopra l'Oceano Atlantico. Okay, Renee, the grating's loaded, so we're all set to go. It's V404. Negli ultimi 7 anni, Charles ha puntato il telescopio verso la stella V404, cercando di svelare qual è l'oggetto supercompatto attorno a cui ruota. L'ipotesi più probabile è che si tratti di un buco nero di origine stellare, il tipo più comune. In base alla teoria, un buco nero di questo tipo dovrebbe avere una massa pari a 10 volte quella del nostro Sole, ma con il diametro della City di Londra. Meno comune è un secondo tipo di buchi neri, molto più grandi dei precedenti, che si annidano al centro delle galassie. Ma per comprendere la natura di un buco nero dobbiamo partire dalla gravità. Dentro a questo oggetto oscuro è infatti la gravità ad avere il controllo di ogni cosa. Le moderne ricerche per comprendere la gravità e in ultimo luogo i buchi neri sono iniziate in questa stanza il giorno di Natale del 1642. Ma fu un inizio travagliato. Il grande Isaac Newton, infatti, vi nacque prematuro e a malapena superò il suo primo giorno di vita.
Dimostrando scarso interesse per l'agricoltura, il giovane Newton mosse i suoi primi passi verso l'Università di Cambridge. Come accademico, Newton avrebbe formulato leggi che ancora oggi formano le basi della scienza moderna. Anche il destino ebbe il suo ruolo. Nel 1665 in Inghilterra vi fu un'epidemia di peste e Cambridge venne chiusa per cercare di limitare il contagio. Newton dovette così andarsene. Cercò rifugio a Woolsthorpe Manor, dove rimase per i successivi 18 mesi. Qui scoprì l'analisi matematica, formulò le leggi dei moti planetari e rivelò la natura spettrale della luce. Un giorno una mela cadde dall'albero, interrompendo i suoi pensieri e portandolo a riflettere sul concetto di gravità. Newton è stata la prima persona a darci una spiegazione matematica realmente dettagliata di una delle forze basilari in natura e naturalmente fu il primo grande trionfo della fisica matematica. Ha messo in relazione la forza che ci tiene saldamente ancorati al suolo e che vi fa cadere una mela con la forza che tiene la Luna in orbita intorno alla Terra e che fa muovere i pianeti intorno al Sole. Newton arrivò ad affermare che tutta la materia nell'universo possiede gravità, una forza di attrazione che un corpo esercita su un altro corpo. Maggiore è la massa di un corpo, maggiore è la sua gravità e maggiore quindi la sua forza d'attrazione. La prima persona che mise in relazione l'attrazione gravitazionale con l'idea che la velocità della luce era un valore finito fu John Michell. Rettore di Thornhill Church nello Yorkshire, Michell è uno dei grandi scienziati dimenticati del XVIII secolo. Fu lui a portare la visione della gravità di Newton alle sue estreme e oscure conseguenze. Il grande balzo di Michell fu di immaginare un raggio di luce che lascia una stella nello stesso modo in cui noi pensiamo a un razzo che lascia un pianeta. Per sfuggire completamente all'attrazione gravitazionale terrestre e viaggiare nello spazio, un razzo ha bisogno di un'accelerazione verso l'alto di 11 km al secondo, cioè superiore alla forza con cui la gravità lo attrae verso il basso. Michell non sapeva nulla di razzi sulla Luna, ma sapeva che in teoria una stella molto grande poteva avere un'attrazione gravitazionale tale da inghiottire i raggi luminosi che viaggiano alla velocità di 300.000 km al secondo. John Michell calcolò che in un corpo con una massa pari a circa 100 milioni di volte quella del Sole, la gravità sarebbe tale da impedire alla luce di sfuggire dalla sua superficie e ipotizzò che l'oggetto con la massa più grande dell'universo potrebbe essere invisibile. Michell aveva spiegato come la gravità potesse rendere nera una stella, ma non come potesse trasformarla in un buco. Per comprendere appieno la vita e la morte di una stella, si è dovuto aspettare l'era atomica. Ogni stella del cielo, compreso il Sole, possiede un nucleo nel quale avviene un'importantissima reazione nucleare responsabile della produzione di luce e calore.
La reazione nucleare, grazie all'energia che sprigiona, tiene a bada la gravità e impedisce al Sole di collassare, diventando più piccolo e denso. Si tratta però di un equilibrio precario, che alla fine si sposta sempre in favore della gravità. Quando il Sole esaurirà il combustibile nucleare, la sua gravità lo farà collassare alle dimensioni di una sfera grande come la Terra, ma 1000 volte più densa. Il nostro Sole, però, ha una massa troppo piccola e quindi una gravità insufficiente per formare un buco nero. Gli studiosi chiamano questo relitto incandescente nana bianca. Ma quando una stella gigante si spegne, se ne va con un gran botto. Il risultato visibile dell'esplosione esterna, che chiamiamo supernova, maschera l'implosione che avviene negli strati più interni. Il nucleo ha subito un collasso gravitazionale tale che i suoi atomi si sono fusi in una sfera di particelle subatomiche superdense chiamate neutroni. È diventato una stella a neutroni, con un diametro pari a circa 20 chilometri. Sappiamo che le stelle comuni, come il nostro Sole, diventeranno nane bianche. Sappiamo che ci sono stelle a neutroni, che sono appena un po' più pesanti. La questione è che cosa c'è dopo. Noi riteniamo ci siano i buchi neri. La teoria suggerisce che quando una stella a neutroni possiede più di 3 volte la massa del Sole, neppure i neutroni possono controbilanciare la spinta gravitazionale. Il collasso è inevitabile. A questo punto la densità della massa diventa così elevata che la gravità inizia a distorcere lo spazio e il tempo a partire dal centro. La distorsione è talmente drammatica che la stella scompare dall'universo, poiché un'entità oscura si forma al suo interno e, ingrandendosi, divora la luminosità della stella che lo circonda. Quando la stella muore, si forma un buco nero. A black hole. We've been pulled into a black hole. Anna, compute its mass. Find out what you can about it. Have we a chance? I know so little about black holes, except that they're stars that have collapsed in on themselves. They not only bend light, they actually swallow it. The forces inside a black sun are inconceivable. They're capable of anything. They can bend space, even time, turn both inside out. Come possa in realtà manifestarsi un buco nero in tutta la sua potenza è una questione che riguarda da vicino il professor Stephen Hawking. Nato esattamente 300 anni dopo Isaac Newton, Hawking occupa la stessa cattedra alla Cambridge University. La mente di Hawking si muove liberamente non nell'universo di Newton, ma in quello di Albert Einstein. Abbiamo l'abitudine di considerare la gravità come una forza che attrae gli oggetti verso la Terra e quest'ultima verso il Sole. Ma Einstein ha avuto la brillante idea di considerare la gravità come un effetto della curvatura dello spazio e del tempo in presenza di corpi molto grandi. Einstein ha compreso che niente può esistere in un certo punto dello spazio senza esistere contemporaneamente in un determinato tempo. Lo spazio e il tempo sembrano essere intrecciati insieme a formare la flessibile struttura quadridimensionale dell'universo, il cosiddetto spazio-tempo. Lo spazio-tempo è quasi impossibile da immaginare, perché il nostro universo sensoriale è limitato alle 3 dimensioni dell'esperienza quotidiana. Holy macaroni! Per noi, il modo più semplice di entrare nell'universo di Einstein è di immaginare che lo spazio e il tempo siano come un piano elastico. Se lo spazio-tempo fosse vuoto, il piano sarebbe assolutamente privo di rilievi.
ma corpi molto grandi come la Terra e il Sole piegano la superficie elastica incurvandola. Questa curvatura è il concetto einsteiniano di gravità. Maggiore è la massa di una stella o di un pianeta, più pronunciata è la curvatura dello spazio-tempo intorno a esso e quindi maggiore è la sua gravità. Lanciate sul piano qualcosa di estremamente pesante come una stella che collassa su se stessa e vi ritroverete con un universo pieno di buchi. Ow! Watch it, Coney! Oops. Quando una stella gigantesca si raffredda, man mano che implode piega sempre di più lo spazio-tempo intorno a sé. Alla fine, quando raggiungerà una certa massa critica, creerà letteralmente un buco nero nello spazio-tempo. Gli oggetti possono precipitare in un buco nero, ma non possono uscirne. Oh, there's so much I don't know about astrophysics. I wish I read that book by that wheelchair guy. Il concetto più terrificante in astrofisica si annida in fondo a un buco nero. Si tratta della singolarità. Tutto ciò che precipita in un buco nero è annientato dalla singolarità, ridotto a un punto infinitamente denso e infinitamente piccolo. Persino lo spazio e il tempo perdono di senso. Tutto quello che rimane esteriormente è una perfetta sfera di totale oscurità, lo spettro gravitazionale di una stella defunta. Questa sfera è definita orizzonte degli eventi e segna l'orlo dell'abisso. L'orizzonte degli eventi non è fatto di materia. In un certo senso non è neppure una distorsione dello spazio-tempo, è solo una coordinata. È quel luogo unico dove la gravità diventa così forte che nulla può sfuggire dal suo interno. Mentre l'orizzonte degli eventi può avere un diametro anche di solo pochi chilometri, l'immensa gravità della singolarità genera al suo interno una depressione talmente profonda da non essere calcolabile. Al centro c'è la cosiddetta singolarità, dove in base alla teoria di Einstein ogni grandezza diviene infinita. E se provi a calcolarla, il computer inizia a fumare e qualcosa va storto. Questo ci suggerisce che quando ci troviamo all'interno di un buco nero abbiamo bisogno di una fisica completamente nuova per comprendere quello che accade. L'astronomo Phil Charles ritiene di avere la prova che tali oggetti intangibili si possano trovare nell'universo reale. Il primo indizio venne da un improvviso e inspiegabile rilevamento di raggi X che spostarono l'attenzione di Phil su V404, una stella debole in orbita attorno a un oggetto compatto e invisibile. Ecco le tracce di una stella non molto differente dal nostro Sole. Ogni traccia rappresenta più dell'80% della luce emessa dalla stella. Possiamo utilizzare i valori della velocità che rileviamo per determinare la massa dell'oggetto che non riusciamo a vedere. Un'eccellente analogia è quella di un uomo robusto e di una donna molto gracile. Mentre roteano, l'uomo a malapena si sposta e la donna invece, per bilanciare i loro pesi, si muove molto di più. I calcoli dimostrano che V404 compie un'orbita completa attorno al suo partner misterioso una volta ogni 6 giorni e mezzo. Per raggiungere velocità come queste, deve ruotare attorno a un corpo con una massa gravitazionale notevole. La massa calcolata con questo procedimento è pari a 12 volte la massa del Sole. Ciò significa che è decisamente più pesante, in base a calcoli teorici, di una stella a neutroni. Quasi certamente è un buco nero.
Il buco nero sta guidando V404 in una danza fatale, sottraendo gas alla sventurata stella per alimentare un grande disco di materia inghiottita. Queste particelle, avanzando a spirale verso il buco nero, si scaldano e inviano un ultimo disperato segnale a raggi X al mondo esterno. Circa una dozzina di oggetti simili sono stati rilevati dagli astronomi in modo analogo attraverso segnali a raggi X. Uno dei primi è stato Cygno X1. Avevo fatto una scommessa con Stephen Hawking se Cygno X1, uno strano oggetto che emanava raggi X, fosse o meno un buco nero. Stephen Hawking aveva scommesso di no. Questo non vuol dire che non credessi ai buchi neri. È che avevo bisogno di una sorta di polizza assicurativa. Avevo dedicato molto lavoro ai buchi neri e sarebbe stato solo tempo perso se si fosse scoperto che i buchi neri non esistevano. Almeno avrei avuto la consolazione di vincere la scommessa. Quando nel 1974 Hawking e Thorne fecero la scommessa, non c'erano prove consistenti. Ma col passare degli anni gli indizi divennero sempre più convincenti e Hawking poté così pagare il suo debito. Nel 1990 Stephen Hawking si trovava in visita a Los Angeles e venne nel mio ufficio a fare varie copie di ciò che avevo vinto con la scommessa. Si trattava dell'abbonamento per un anno a Penthouse, con grande disgusto di sua moglie. Questa scommessa scritta a mano su un foglio di carta è divenuta il simbolo del primo riconoscimento dell'esistenza dei buchi neri da parte della comunità scientifica. Sonde robotiche hanno già esplorato i pianeti. Un giorno saremo in grado di spedire una sonda intelligente molto più lontano, verso un buco nero. La nostra astronave è abbastanza veloce per inserirsi in un'orbita sicura attorno al buco nero. Per la sonda, il destino è un po' diverso. Avvicinandomi al buco nero, comincerò a sentire su di me una sorta di strappo gravitazionale. Sarà un tipo di attrazione diverso da quello a cui siamo abituati. Normalmente si è tirati verso il basso. Mentre sto seduto qui, la mia testa è più lontana dal centro della Terra rispetto al mio busto. Perciò c'è una differenza di attrazione. La mia testa viene attratta con minor forza rispetto al mio busto, per cui è come se venissi stiracchiato dalla gravità. Avvicinandosi a un buco nero, questa differenza aumenta progressivamente. Più ci si avvicina al centro, più la gravità diventa forte, vieni strizzato e deformato. Spaghettificazione è il nome con cui alcuni definiscono questa esperienza ipotetica. Niente può sopravvivere alla spaghettificazione. I frammenti formano delle striature che finiscono nel buco nero. Se cadessimo in un buco nero, verremmo stiracchiati e mutilati prima di raggiungere l'orizzonte degli eventi. It's no good. We can't break free. Get him out, Alan. He's accelerating. We can't hold him. Altre cose strane accadono molto prima che l'orizzonte degli eventi venga attraversato.
non solo lo spazio viene stiracchiato, ma anche il tempo. Più la sonda si avvicina all'orizzonte degli eventi, più la luce deve lottare per sfuggirgli. L'astronave madre vede la sonda rallentare e apparentemente fermarsi. Il tempo non cambia per la sonda, perché la gravità sta stiracchiando la sua intera esistenza. Ma dalla prospettiva dell'astronave madre, la sonda è lì, immobile. Distrutta in un istante o sospesa per l'eternità. Il suo destino dipende dal vostro punto di vista. Ciò nonostante, se vi trovate dentro la navicella e vi voltate verso di me, potete vedermi e salutarmi pensando che anche io veda, ma in realtà io non vi vedo. E quando oltrepassate l'orizzonte degli eventi, potete ancora vedermi all'esterno. Fino al momento della vostra morte potete vedermi all'esterno. Oh my God, I'm gonna be sucked into a black hole. I'm gonna be sucked into oblivion. I'm gonna be nothing. And what's gonna be coming out the other side? I don't know. I'll save you, Dad. I can't get any closer. You'll have to jump. Piece of cake, son. Crack, 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 crack. What happened? Well, we hit a little snag when the universe sort of collapsed on itself. Non sappiamo con esattezza cosa accadrebbe poi all'interno di un buco nero se uno dovesse finirci dentro. In queste condizioni, lo spazio potrebbe andare incontro a cambiamenti ancora più bizzarri, un po' come quello che è accaduto all'inizio dell'universo. Alcune persone sostengono che sia possibile evitare la completa singolarità ed emergere da qualche altra parte. Some say that if you pass through a rotating black hole, you end up in a new universe, a new dimension even. We've entered. Mi viene in mente un film in cui alla fine la nave spaziale entra in un buco nero e quando ne esce si ritrova dall'altra parte dell'universo. Ma ciò non è possibile, non può accadere. Le leggi fondamentali della fisica dicono che al centro di un buco nero c'è la singolarità, una regione dove lo spazio e il tempo sono infinitamente distorti, una regione dove la materia catturata viene distrutta. Ma deve andare proprio in questo modo? Ew, this is the worst place yet. Le teorie che hanno addomesticato i buchi neri potrebbero trovare il modo di ingannare le leggi della fisica, come già fanno i film di fantascienza. Il fisico Igor Novikov si diverte a speculare su cosa accadrebbe se unissimo due buchi neri per formare un tunnel gravitazionale. Questi oggetti sono davvero bizzarri. Possiamo immaginare un tunnel gravitazionale come una galleria che unisce due buchi neri. Ma questo tunnel non si trova nel nostro universo spaziale. È in qualche tipo di iperspazio, in un'altra dimensione. Per produrre un simile tunnel dobbiamo modificare lo spazio-tempo. Prima di tutto dobbiamo piegarlo abbastanza perché inizi a formare un buco nero, ma non troppo per non generare la singolarità. Poi dobbiamo unire il fondo di due di queste distorsioni spazio-temporali in modo da formare un tunnel attraverso l'iperspazio. Successivamente potremo provare a spostare uno dei due buchi nel luogo in cui vogliamo arrivare. Uno potrebbe stare vicino alla Terra, l'altro in un'altra galassia. Ma questo tunnel sarebbe in realtà estremamente corto, diciamo pochi metri. Il tunnel sarebbe anche molto fragile, pronto a collassare non appena un viaggiatore tentasse di passarci attraverso. Ma se fossimo in grado di sviluppare la tecnologia per tenere a bada le forze in gioco, potremmo aprire una scorciatoia interstellare.
Si potrebbe viaggiare da una galassia a un'altra, diciamo, in solo pochi secondi. Mentre un buco nero è una strada a senso unico e senza uscita che si ferma alla singolarità, un tunnel gravitazionale potrebbe diventare un'autostrada per le stelle. Devo dire che queste ipotesi sono guidate da idee fantascientifiche un po' romantiche. Nulla di male, spesso la scienza progredisce proprio in questo modo. Ma mi sembra che tutte le prove finora raccolte ci confermino che una cosa simile non accadrà mai. Roger Penrose della Oxford University spinge la matematica dei buchi neri in un'altra direzione. Ha ipotizzato un processo che consentirebbe di estrarre enormi quantità di energia partendo dalla rotazione dei buchi neri su se stessi, liberandoci allo stesso tempo per sempre da grandi quantità di spazzatura. Nell'universo reale, la maggior parte dei buchi neri dovrebbe ruotare, in quanto le stelle da cui si sono formati ruotavano quando sono collassate su se stesse, e lo spazio-tempo circostante è stato risucchiato come un vortice d'acqua dalla loro immensa gravità. Il processo di estrazione dell'energia di Penrose richiede la costruzione di una centrale a una distanza di sicurezza dal buco nero rotante. Immaginate di sparare molte particelle o corpi in vicinanza del buco nero rotante in una direzione ben definita. Le forze della spaghettificazione romperebbero queste particelle. Se un frammento porta energia negativa nel buco nero, l'altro avrà più energia rispetto alla particella originaria. Come vedete, è possibile estrarre energia da un buco nero attraverso questo processo. Le particelle potrebbero essere rifiuti o roba vecchia di cui vi volete liberare. Una metà scomparirebbe nel buco nero, l'altra metà verrebbe respinta all'esterno come da una fionda, con energia gravitazionale sufficiente a far girare una turbina. Man mano che continuano a cadere verso il buco nero, queste particelle rallentano la sua rotazione. Ma poiché normalmente un buco nero ha un'enorme quantità di energia rotazionale, questo potrebbe essere un modo molto efficiente per estrarre energia. C'è ancora molta strada da fare prima che la scienza empirica possa avvicinarsi alle speculazioni della teoria dei buchi neri. Un altro paese, un altro telescopio. La ricerca di Phil Charles prosegue in Australia. Da qui ho accesso all'emisfero australe del cielo e quindi posso vedere le nubi di Magellano. E la grande nube di Magellano è la galassia più prossima alla nostra. Ci sono una mezza dozzina di oggetti compatti molto interessanti che voglio studiare da qui. Dobbiamo osservare almeno 20 o 30 buchi neri, in modo da sapere se stiamo studiando una popolazione omogenea. Hanno tutti la stessa massa? Sono stati tutti originati dallo stesso tipo di stelle? Potremo saperlo solo quando avremo raccolto abbastanza dati su un buon numero di campioni. Mentre Phil Charles scruta le stelle della galassia più vicina, altri astronomi sondano galassie decisamente fuori mano. In questi luoghi remoti dell'universo stanno trovando oggetti di dimensioni mostruose, formati non dalla morte di una singola stella, ma da un collasso di materia sufficiente a formare milioni di astri. Gli astronomi ritengono che si tratti di immensi buchi neri. Da quando i telescopi hanno cominciato ad ascoltare il bisbiglio dell'universo, i segnali più forti e misteriosi sono sempre giunti dal centro di galassie lontane.
Gli astronomi ora sospettano che questi segnali radio siano generati da immensi buchi neri centrali. Potenti getti di particelle ricche di energia vengono scagliati nello spazio da un motore invisibile che fa girare le cosiddette radiogalassie come fossero tante ruote nell'universo. Stelle sconosciute vengono consumate da un'immensa forza gravitazionale che nutre un disco centrale di materia bianca incandescente 100 volte più brillante di una galassia come la Via Lattea. A generare tutto questo è l'oggetto nascosto al centro, non più grande del nostro sistema solare, ma formato da un collasso gravitazionale di materia sufficiente a dare vita a milioni e forse miliardi di stelle. Stanotte stiamo osservando la radiogalassia M87. M87 è una galassia gigante abbastanza vicina a noi, da cui fuoriesce un getto di enormi proporzioni. Il getto di M87 è come un enorme raggio della morte lungo 6.000 anni luce e formato da particelle cariche che si spostano quasi alla velocità della luce. Il getto evidenzia il modo in cui il buco nero fa girare vorticosamente la materia e lo spazio intorno a esso. Gli astronomi usano la velocità di questa materia vorticante per calcolare la massa del buco nero. Stiamo parlando di un buco nero che ha una massa pari ad 1 miliardo di volte quella del Sole. Ed è quindi molto più grande di qualunque cosa siamo abituati a vedere nella nostra galassia. Ma pensiamo che possa essere l'oggetto di dimensioni standard nel centro di molte radiogalassie. Gli astronomi sospettano che le radiogalassie siano quelle galassie che hanno ancora molta materia per alimentare i buchi neri. Se una galassia appare quieta, probabilmente è perché il buco nero è rimasto senza nutrimento. Se osserviamo il nucleo di quasi tutte le galassie, dovremmo incontrare una massa nera pari a milioni di masse solari, che potrebbe contenere i resti di qualche attività passata. Negli ultimi anni sono state elaborate diverse prove della reale esistenza di tali masse nere. Ma ancora non siamo in grado di osservarle. Persino alla più alta risoluzione, le immagini di Hubble mostrano soltanto lo splendente disco centrale, il getto di particelle ad alta energia, ma non il puntino nero nel mezzo. Dalla Terra non saremmo mai in grado di apprezzare pienamente la maestosità di un buco nero simile. È tempo per la nostra navicella di fare un altro viaggio. Se dovessimo intraprendere un viaggio partendo dall'esterno della galassia e muovendoci verso l'interno, vedremmo un gas incandescente che riempie la galassia e che viene scaldato da una sorgente misteriosa posta al centro. Troveremmo un disco di gas che gira vorticosamente, quasi alla velocità della luce, e che diventa così caldo da non sprigionare solo radiazione visibile, ma anche radiazioni ad alta energia, come i raggi X. Più grande è un buco nero, minore è la sua attrazione gravitazionale in prossimità dell'orizzonte degli eventi. Questa è una delle grandi contraddizioni della cosmologia. In questo caso non c'è spaghettificazione. Quando ci avviciniamo all'orizzonte degli eventi, l'estrema curvatura gravitazionale sottrae luce all'universo, dirigendola verso un punto luminoso proprio sopra le nostre teste. Abbiamo raggiunto il punto di non ritorno.
Ora siamo dentro al buco nero. Ma dov'è la singolarità? Se tu stessi cadendo in un buco nero verso la singolarità, dovresti sapere, in base ai tuoi calcoli, dove si trova e che ci stai finendo dentro, ma osservando nella direzione giusta non la vedi. La singolarità è come qualcosa che raggiungerai nel futuro e quindi non puoi realmente vederla. Con la singolarità, la scienza finisce e iniziano le ipotesi. Lo spazio e il tempo hanno cessato di esistere, rimpiazzati da una massa caotica e in fermento che possiamo chiamare schiuma quantica. In questa bizzarra congettura sono scomparse tutta la massa e l'energia che hanno oltrepassato l'orizzonte degli eventi. Qui le leggi di Einstein e della meccanica quantistica falliscono. Qui sono nascosti i segreti dell'universo. La singolarità è un oggetto al centro di un buco nero che non è governato dalle leggi ordinarie della fisica, ma da quelle della gravità quantistica che stiamo appena iniziando a comprendere. Se la sonda fosse abbastanza resistente, cadrebbe verso la singolarità forse per un'ora, fino ad incontrare il suo futuro alla fine dello spazio e del tempo. Sperimentereste il collasso finale nel centro, comprendendo la nuova fisica prevalente in quel momento. Però non sareste in grado di lanciare alcun segnale fuori dal buco nero o verso un'altra regione al suo interno. Non si sa cosa accade in quel momento né ciò che è accaduto prima del Big Bang. Sono le due facce della stessa medaglia. Ci aspettiamo di trovare singolarità nel Big Bang. Ovviamente è stata la prima cosa di cui ci siamo preoccupati, studiando i buchi neri. O anche il Big Crunch. Abbiamo dunque due tornado che orbitano dentro un tornado più grande, che si avvicinano, collidono e si fondono. I maggiori esperti di astronomia al mondo possono ora riunirsi per discutere di ipotesi scientifiche che solo pochi anni fa sarebbero state liquidate come idee fantasiose prive di fondamento. What we're showing, of course, is that observationally it can't be a neutron. La nostra conoscenza della natura dell'universo sembra progredire giorno dopo giorno. Sembra che le galassie più vicine, e quindi forse la maggior parte delle galassie, contengano un buco nero nel loro centro. La nostra galassia sarebbe un po' miserella se non ne avesse uno anche lei. E la prova è arrivata proprio negli ultimi mesi, scatenando un caso di assoluto interesse. Gli astronomi ne sono certi. Nascosto dalle polveri, al centro della Via Lattea, c'è un buco nero con una massa pari a 3 milioni di volte quella del Sole. Anche solo 5 anni fa, molti erano certi che nella nostra galassia non ci fosse alcun buco nero. Quasi tutto poteva essere spiegato con la presenza di stelle a neutroni. Nessun fisico teorico ora pensa che abbiamo a che fare con semplici stelle a neutroni. Ci sono cose là fuori che devono essere in parte ancora spiegate e penso che sia una prospettiva molto affascinante. Tutti hanno problemi quando hanno a che fare coi buchi neri. In queste prigioni della luce sono racchiusi i segreti dell'universo, la sua origine e il suo futuro. Forse non troveremo mai le risposte, ma almeno sappiamo dove si nascondono.